Ciao, in questo video vedremo degli acquisti che ho fatto su Temu. Sì, ho cambiato fornitore per vedere appunto le differenze. La prima differenza che ho notato è stata la consegna del corriere, ovvero mi sono state inviate le foto del pacco sia davanti al citofono, quindi pacco e nome del citofono, e poi del pacco davanti al numero civico, che testimoniava appunto che era stato consegnato al mio civico e al mio nome. Questa è stata poi inviata sia in email e si trova sul sito assieme all'ordine, cosa molto buona. Ho preso 9 oggetti a bassissimo costo. Uno è questo, è un tester per prese, molto utile, che poi ti farò vedere. Degli alimentatori, uno è questo, è uno step up e step down. Uno è questo qua piccolino, che da 2,30 in alternata porta a 5 volt e 12 volt, e altri piccoli oggetti che adesso andremo a vedere insieme. Ecco qui i 9 prodotti, sono tutti imballati molto bene e tutti hanno un'etichetta di questo tipo. Questo è un alimentatore, poi li andremo tutti a vedere nello specifico. Il dissipatore che va fissato, i piedini di fissaggio, dentro nel sacchetto ce ne sono altri. Questo è un convertitore DC-DC con un display. Ingresso da 5,5 a 30 volt, uscita da 0,5 a 30 volt. Poi andremo a vederlo nello specifico. Una forbice da elettricista che subito uso adesso per aprire gli altri sacchetti. Ha anche la sua custodia con la possibilità di agganciarla alla cintura. Classica forbice da elettricista, anche se io preferisco ancora le vecchie forbici, queste per intenderci. La uso per aprire i sacchetti, così vediamo se taglia. Direi che taglia tantissimo. Questo è un altro alimentatore con un ingresso 220-230 in alternata, LN fase neutro, e ha una doppia uscita 5 volt 12 volt, completamente isolato dalla rete. Dopo vedremo se i due secondari sono isolati tra loro o se hanno un comune. Visto così, qui c'è una G con una freccetta, sembrerebbe che i due ground sono in comune. Abbiamo anche un foglio con istruzioni in italiano, probabilmente sono istruzioni generiche. Qui c'è anche un QR code, magari porta a un manuale. Qui abbiamo tantissimi LED, sia 5 mm che 3 mm, rosso, blu, verde, bianco e giallo. Dopo vediamo con l'attrezzino che avevo modificato ai tempi, di cui ci ho fatto un video, questo, le varie sensibilità dei LED. Qui abbiamo la treccia di soldante, sempre molto utile. Questo è un tester per le prese, molto carino, molto utile per controllare fase neutra alle prese. Qui in Italia non c'è distinzione tra posizione fase e neutro, però se uno volesse avere distinzione fase neutro, con questo strumento può mettere tutte le prese della casa in fase, si può controllare tensione e la tensione che si forma tra la terra e il neutro. Qui avremo l'indicazione. C'è poi questo pulsantino qui che serve per testare il differenziale di casa. Schiacciandolo deve scattare. Poi proveremo anche questo è molto pesante. Sono delle punte per avvitatore che servono sempre, ce ne sono 5 per sacchetto di varie lunghezze. Poi ho questo kit che lo danno per elettronica, per vari usi, per stendere la colla, pasta, ce ne sono di tantissime forme. Pensavo fossero più rigidi, ma sono molto flessibili, però utili magari entrare in certi punti per fare leva o per, come hanno scritto sul sito, per stendere la colla, la pasta o così via. Sono 2, 4, 6, 8, hanno forme diverse sui due lati, quindi diventano 16 forme di utensili. Poi ho questi strumenti per la pulizia, li danno per la pulizia dei forellini sui cellulari, tipo quei forellini qui. Qui abbiamo diversi strumenti. Questo qui ad esempio è tipo un artiglio utile per entrare a togliere polvere. Questo è tipo uno scovolino utile per pulire anche lui. Questo è un artiglio, questo è un altro artiglio. Sono tutti 4 uguali, da una parte c'è l'artiglio e dall'altra lo scovolino. Pensavo fossero diversi, quindi sono 4 uguali. Il costo di questi aggeggi
l'ho stampato. Questo è quello che ho pagato io. Ho guardato adesso per curiosità, ad esempio il rilevatore oggi è in offerta a 3 euro, quindi basterebbe o cercare l'offerta o aspettare. Si riescono a prendere proprio a prezzi molto bassi. Il convertitore che io l'ho pagato 4,59 euro, oggi è in offerta addirittura a 1,28 euro. Pensate, a 1,28 euro cosa ci danno? Spedizione compresa. Le punte, anche queste adesso non l'ho scritto, ma ci sono tutte le offerte del giorno. 4,32. La forbice, che l'ho pagata a 3,17 euro, costa meno di 1 euro. Pensate, una forbice così, che è molto valida, non è plasticaccia, anzi quella parte qui è morbida, quella parte qui è dura, da una parte ha la lama seghettata e dall'altra liscia. Una forbice con meno da 1 euro non so dove si riesce a trovare, e in più ha la custodia per agganciarla alla cintura. Il set di 8 coltelli l'ho pagato a 3,16 euro, anche qui c'è l'offerta del giorno. I LED oggi costano meno di 1 euro, sono 200 pezzi, 200 LED a meno di 1 euro, e tanta roba. L'altro alimentatore piccolino l'ho pagato 1,93 euro, ma anche questo c'è l'offerta del giorno. La treccia risaldante l'avevo pagata 1,51 euro e i 4 pezzi del kit di pulizia 1,12 euro. Quindi i prezzi sembrerebbe siano molto molto competitivi, e in più ho scoperto una cosa interessante, che quando fanno la consegna fanno la foto del pacco sia vicino al campanello dove c'è il nome e sia vicino al numero civico, e questo viene caricato sul sito in modo che loro certificano dove è stato consegnato. Quindi se per caso sbagliano il numero civico possiamo contestarlo. Questo non succede neanche con Amazon, cioè la foto davanti al campanello e davanti al numero civico. Adesso vedremo ad uno ad uno queste cose, a parte le cose semplici. La forbice l'abbiamo già vista, i kit di pulizia l'abbiamo già visti, i coltelli l'abbiamo già visto, questi non sto lì a farteli vedere. Vediamo solo che tipo sono. Sembrerebbe magnetizzati qui dove c'è il nero. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Sì, sono PH2 lunghezza 70, PH2 lunghezza 90. 3 sacchetti mi sembra sono tutti uguali, PH2 65, PH2 50, qui c'è scritto K5. Le punte mi sembrano tutte uguali, cambia solo la lunghezza. Treccia risaldante, spero che tutti sappiano come si usa. Serve per togliere lo stagno in certi punti o per aprire dei fori, o togliere lo stagno in eccesso quando si saldano gli SMD, che si forma la goccia. Con questa treccia si va vicino col saldatore e la treccia, diciamo, assorbe lo stagno in eccesso, perché dentro in questa treccia c'è tipo una colofonia che aiuta allo stagno a defluire. Poi magari questo la proviamo, i LED li proviamo e tutte le altre cose le proviamo. Adesso preparo una cosa alla volta, così la vediamo dettagliatamente. Proviamo adesso i LED con lo strumentino. Per chi non ha visto il video su questo strumentino che ho modificato, qui si seleziona la corrente. Adesso ho messo il ponticello, che è un semplice jumper cavallottato, sui 2 mA e mezzo. Iniziamo a partire così. Il multimetro è collegato qui dove andrò a mettere il LED, quindi leggeremo la tensione che si forma direttamente sul LED. Partiamo da questi qui rossi da 5 mm, sono 1,88 volt. Cambio la scala al multimetro, così ho solo 2 decimali, la lettura è anche più veloce. Metto a 1 mA, tensione più o meno uguale. Il LED fa comunque luce molto forte anche a 1 mA, quindi sono LED a alta efficienza. Vediamo quelli più piccoli, 3 mm. Anche questi a 1 mA si accendono perfettamente, 1,8 volt. Vediamo i blu, anche loro a 1 mA si accendono perfettamente, la tensione è molto più alta, 2,6 anziché 1,8. Vediamo i verdi, a 1 mA anche loro fanno tantissima luce, 2,3 volt. I bianchi, anche loro idem, 2,6 volt, quindi 1 mA come corrente va benissimo su questi LED. I gialli fanno un po' meno luce, quindi bisogna dargli 2 mA e mezzo per avere, e forse anche di più, per avere la stessa luce. 5 mA, hanno bisogno di 5 mA per avere più o meno la stessa luce, quindi i gialli sono quelli meno efficienti, tensione 1,9. Quindi di questi LED sono molto soddisfatto. Vediamo adesso una cosa molto semplice, che è la treccia risaldante. Vediamo se si stagna prima di tutto, che non sia un rame fake.
sì, assorbe bene lo stagno, è andato già fin qua su, adesso qui lo taglio, provo a chiudere un foro e poi con la treccia lo vado ad aprire. Sì, assorbe benissimo lo stagno, quindi la treccia è funzionante, è di rame e assorbe, non è fake. Vediamo questo alimentatore che è uno step up e down, vuol dire che può alzare o abbassare la tensione che gli viene fornita. L'ingresso, abbiamo detto, può andare da 5 a 30 volt in corrente continua, quindi se gli diamo un 5 qui possiamo tirar fuori da 0,5 a 30, quindi la può abbassare o la può alzare. Viceversa, se qui diamo una tensione più alta, tipo 30, 24, quello che vogliamo, la possiamo abbassare o alzare. Ad esempio posso entrare con un 24, uscire con 30, o entrare con un 24, uscire con un 12, e la tensione la possiamo regolare con questi due trimmer. Volendo possiamo tirar fuori dei fili, togliendo il trimmer possiamo mettere un potenziometro. Peccato questo display che non è fatto per essere montato a pannello. Dobbiamo per prima cosa fissare il dissipatore sui due elementi di potenza, questi due qui, 1 e 1 2, che va anche sopra ai due diodi. Vediamo che biadesivo hanno messo, spero che sia un biadesivo che conduce termicamente. Fisso bene. Poi un'altra cosa che ho visto che bisogna sistemare sono questi terminali qui lunghi, perché se per sbaglio si piegano in questo modo vanno a fare cortocircuito, sia questi che questi vanno tutti rasati con un tronchesino. Dopo la rasatura assicuriamoci che i terminali non si siano infilati in mezzo agli SMD. Con un pennellino controlliamo tutto, perché se questi piccoli terminali si infilano a cavallo dei terminali degli SMD rischiamo di bruciare tutto il circuito. Danno questi piedini per tenerlo sollevato in questo modo, ma secondo me bisognerebbe trovare un bel contenitore per metterlo dentro, perché se funziona bene ci viene anche un bel alimentatore con questo DC-DC converter. Adesso lo alimento di qui con la tensione e qui ci mettiamo il carico elettronico. Ho collegato qui l'alimentatore, che adesso è ancora spento, un alimentatore lineare, così evitiamo di tirare dentro il rumore da un altro alimentatore switching. Qui il multimetro in uscita, do tensione, qui mi dice tensione d'uscita 17, è già in uscita. Questi pulsantini qui possono memorizzare lo stato, cioè ovvero adesso ho dato tensione, è andata a una uscita, però si può anche memorizzare. Bisogna tenere premuto, va off, ok, out off è scritto qui. Se io adesso tolgo tensione e do tensione, l'uscita è off, e posso anche cambiare lo stato dell'accensione sulla tensione che c'è sopra. Adesso memorizza l'out, posso memorizzare l'in e posso tenere premuto, mi cambia sotto in watt, che tolgo, in e watt, oppure posso selezionare out e ampere. Se tengo premuto dovrebbe memorizzarlo. Vediamo, tolgo tensione, ridò tensione, ha memorizzato out e ampere, quindi possiamo scegliere sotto se watt o ampere e sopra se tensione in ingresso o tensione di uscita. Io lo terrei così, che quando accendiamo ho la tensione di uscita e l'amperaggio. Se volessi cambiarlo basta premere o tenere premuto fino a che qua sotto vengono visualizzati i watt. Se sposto la tensione dell'alimentatore in uscita, ovviamente si sposta anche qui. Partiamo da circa un 12 volt in ingresso e andiamo a vedere in uscita. Qui sposto sull'uscita 17 e 11, gli tolgo un decimale anche al multimetro. Ok, 17 e 12. Faccio uso di questo cacciavite fatto apposta per quei trimmer lì, eppure di plastica, quindi può essere usato anche per le tarature. Non è questo il caso, però è fatto apposta. Vediamo finché tensione riusciamo a scendere. Notare quel tester qui che con questo grafico è molto comodo per vedere l'andamento della tensione nel tempo. Si dovrebbe riuscire a scendere fino a mezzo volt. Infatti, ok, il massimo dovrebbe essere 30 volt, anche se stiamo entrando con il 12. 30 volt, eccolo qua su. Adesso lo porto a 24 volt e ci collego all'oscilloscopio per vedere il rumore a vuoto e poi lo proveremo sotto carico. Passo in AC per vedere se riesce a misurarmi qualcosa
vado sui millivolt, no, non in DC ma in AC millivolt, non c'è praticamente nulla. Ho collegato l'oscilloscopio all'uscita, adesso è in DC 10 volt per quadretto, quindi se contiamo i quadretti sono 10, 20 e un po' di più, 23. A noi interessa vedere il rumore. Per vedere il rumore dobbiamo accoppiarlo in DC, è come se mettessimo in serie un condensatore, quindi dobbiamo andare nel menu, accoppiamento AC. Il condensatore si carica, infatti fra un po' andrà a 0, e quindi qui posso scendere di tensione, 5 volt, 2 volt, vado alla massima sensibilità dell'oscilloscopio per vedere di catturare il rumore. 200 millivolt è il massimo, però se volessi andare oltre metto la sonda in per 1 spostando l'interruttore che c'è sulla sonda, così, però devo cambiare anche la scala perché adesso sono 20 millivolt, quindi devo andare qui probe e dirgli che è una probe per 1, infatti mi indica 20 millivolt. Spostiamo anche la base di tempi, andiamo su di frequenza, che secondo me questa qui è la commutazione dello switching. Sposto il trigger che adesso è posizionato lì, la tensione di trigger lo vediamo lì, 27 millivolt. Ovviamente continua a spostarsi di frequenza, quindi non me lo ferma, dovrei fare un hold così. Andiamo qui, andiamo a allargare e queste sono le commutazioni dello switching. Rimetto in run, faccio un hold e se contiamo i quadretti o mettiamo i cursori possiamo vedere l'ampiezza della commutazione. Comunque già contando i quadretti sono 20, 40 e un pochino di più. I cursori si attivano andando su il menu cursori, cursor orizzontali, abbiamo orizzontali e verticali e tutti e due. Mettiamo solo gli orizzontali, poi torno di qui, vado su cursor, mi si evidenzia un cursore e con le frecce posso andare a spostarlo. Quindi mi posiziono nel punto massimo, schiaccio ancora cursor e nel punto minimo e questo è il mio punto massimo, sono 55 millivolt. Rimetto il run, quindi abbiamo circa 55 millivolt di rumore di switching. Cambiamo la base di tempi, siamo comunque dentro tra 55 e 60 millivolt di rumore. Siamo a vuoto, proviamo a vedere se cambiando la tensione o d'ingresso o di uscita cambia. Adesso cambio la tensione d'ingresso, la mettiamo qui, andiamo a 5 volt che è la tensione minima di funzionamento. Sembra che il rumore diminuisce, andiamo al massimo che è 30 volt e comunque il rumore è stabile. Ok, ritorniamo a 12 e provo a muovere invece con il trimmer la tensione d'uscita. Ovviamente qui si sposta perché il condensatore si carica e scarica, il condensatore che c'è dentro in serie alla misura, quindi dobbiamo sempre attendere un attimino. E secondo me anche cambiando tensione non dovrebbe cambiare il rumore. Gli metto un carico, non uso carico elettronico perché introducerebbe del rumore. Faccio uso di questo carico elettronico che avevo costruito, che è lineare. In pratica ogni interruttore inserisce un ampere. Questo alimentatore qui è da 4 ampere. Io ho i primi 5 interruttori che fanno 1 ampere e l'ultimo interruttore 600 mA, lo vediamo là. Quindi posso scegliere, ad esempio posso fare 1 ampere,6, 2 ampere,6, 3 ampere,6 e anche 4. Non è switching ma è lineare perché usa degli LM317 classici. Adesso lo collego e così facciamo questo test. Adesso ho 12 volt in ingresso, in uscita ho 5 volt, questo è il rumore, è anche abbastanza basso. Provo a tirare su gli interruttori, questo qui ad esempio è 0,6 ampere, infatti vediamo 625 mA. Il rumore è diminuito rispetto a prima, così 1 ampere,6, 2 ampere,6, notare l'impulso 3 ampere,7, tolgo 600 mA e tiro su un altro interruttore, così andiamo a 4 ampere che sono quelli dichiarati. 4 ampere, il rumore praticamente è 20 millivolt. Vediamo il riscaldamento, il dissipatore è praticamente freddo, vediamo se lo misuriamo, sono 25 gradi e i punti lì caldi sono 55 gradi in quel punto lì e andiamo lì dall'altra parte 51-53, quindi i 4 ampere dichiarati ci sono tutti. Proviamo a fare 4 ampere e 6, quindi 1 2 3 4 e 6, quindi 1 2 3 4, dovrebbe essere 4,6. Va in riduzione di corrente, si accende il CC, la regolazione della corrente costante la vediamo con un carico resistivo. Provo a cambiare la tensione di uscita, tolgo 4 ampere, inizio a scaldare un po' di più,
lo porto a 12 in uscita, così siamo uguali all'ingresso e uguali in uscita. Ha poco senso, ma è giusto per fare una prova. Il dissipatore è comunque a 30 gradi. Facciamo la stessa prova di prima: 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, e il dato in limitazione si è anche spento. Però non vorrei che mi sia abbassata la tensione d'ingresso. Riaccendiamo. Ok, vado a vedere il mio alimentatore, adesso non riesco a inquadrare tutto, se mi va lui in limitazione. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, no, scende la mia tensione d'ingresso, quindi a 12 volt non ce la faccio a fare 4 ampere col mio alimentatore lineare. Proviamo con una tensione un po' più bassa, facciamo 9 volt. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, perfetto. Funziona molto bene questo alimentatore, ha anche un rumore molto ridotto in uscita. Adesso metto delle resistenze di carico, così verifichiamo anche il regolatore di corrente costante se funziona. Così proviamo anche il cortocircuito, magari con una corrente più bassa. Il cortocircuito lo faccio col cacciavite, si sente che fischia e limita con la corrente impostata. Adesso è a 3 ampere, 2 ampere 4, 1 ampere e mezzo. Lo porto a 1 ampere di cortocircuito. Ho collegato adesso una di queste resistenze qui, è da 2 ohm, quindi sono su carico resistivo. Accendo l'uscita, adesso ho esattamente 4 ampere, l'ho tarato a 8 volt. Vediamo che comunque il rumore è bassissimo, siamo sotto i 20 millivolt, un quadretto è 20 millivolt. Provo a alzare un po' la tensione, così salirà anche la corrente, vediamo i suoi limiti. Siamo a 4,2 ampere, lo danno per 4 ampere, comunque 4,2, ecco, va in crisi qua, perché inizia a limitare la corrente. Quindi 4,25 ampere li tiene bene. Lasciando fissa la tensione, vado adesso a limitare la corrente fino all'accensione del LED rosso, questo qui, CC. Ecco, quando inizia a limitare in corrente, il rumore, come potevo immaginare, diventa molto più alto, diventa circa 1 volt, e poi sento scaldare tantissimo. Spengo perché prendo la termocamera e vediamo a che temperatura massima. In quel punto qui sono 70 gradi, il dissipatore adesso riflette, quindi non si riesce a misurare bene, però qui 69 gradi, infatti non riesco a metterci su il dito. Adesso provo a scendere ancora un po' con la corrente e poi accendo e vediamo se scalda ancora così tanto. Siamo a 2 ampere e 8, è aumentato anche il ripple, 2 ampere idem. Vediamo le temperature qua, siamo 70-80 gradi, ci vorrebbe un dissipatore ben più grande. Riporto la corrente al massimo e scendo un pochino con la tensione e accendo. Adesso siamo all'ampere 7, lo volevo mettere lì a 3 ampere. 3 ampere comunque si stabilizza più o meno a 65 gradi. Mi piace molto il pulsante di accensione e spegnimento dell'uscita e anche la possibilità di andare a vedere quanti watt ci sono tenendo premuto 18 watt. Se tengo premuto ancora 2 ampere e 9, e così spengo l'uscita, così vedo la tensione d'ingresso. Molto bello come alimentatore. Il controllo di corrente io lo terrei come protezione e basta, perché lavorare a corrente costante scalda moltissimo. Sarebbe bello fare una bella scatola e fare un bel alimentatore, che comunque abbiamo visto che fino a 4 ampere lui funziona egregiamente. Passiamo all'altro mini alimentatore, che è questo, che da 230 volt di linea mi porta a 12,5 volt. Qui non c'è scritto niente che ci può interessare, c'è solo sulla data di fabbricazione. Hanno fatto queste belle cave per l'isolamento, mi piace. L'elemento di potenza dello switching è questo è la parte dissipatrice, è stata fatta con un'area di massa per dissipare il calore. Questo è il ponte d'ingresso, questo è il condensatore che filtra la tensione d'ingresso raddrizzata, infatti è 400 volt, 6,8 microfarad. Per alimentare la schedina ho collegato il trasformatore di isolamento e la solita scatola cinese. Mi raccomando, questi lavori a casa non fateli perché sono pericolosi. Do tensione, si accende il LED, vediamo se le tensioni a vuoto sono corrette. 11,88 a posto di 12 e 5,01 di qua è perfetto sul lato 5 volt. Adesso collego il carico elettronico per caricare le varie uscite.
Ho collegato il carico elettronico, il rumore è la ventola del carico elettronico, ho impostato a 100 mA, accendo, 100 mA li tiene, provo a aumentare la corrente, 110 mA, adesso la tensione la sto guardando sul carico elettronico, ti inquadro il carico elettronico, comunque guarda qui sono 130 mA, il carico elettronico mi indica 0,12 A, adesso aumento fino a che la tensione cala. 130 mA, 140, 150, salgo pian pianino, vediamo quanto porta. Lo danno per 500 mA, vediamo se è vero, però qua già a 250, 230 mA, sul tester mi segna 250, quindi è 250 mA a 12 volt. Stacco, adesso vado su 5 volt, vediamo su 5 volt, se 5 volt vediamo, se porta 250 mA, sì, proviamo a alzare, tensione scesa leggermente, poi magari la misuriamo all'uscita del modo, però vedo che la tensione è già scesa, probabilmente si è scaldato, quindi sono 250 mA, no, 240 mA a 5 volt e 250 mA a 12 volt. Tolgo tensione, attenzione che qui rimangono carichi i condensatori. Vedo che in uscita c'è un 7805 di quelli piccolini che fa il 5 volt. Probabilmente il 12 volt è diretto dallo switching e il 5 volt è fatto con lo stabilizzatore. Infatti il 5 volt lo danno per 100 mA e il 12 volt per 500 mA, ma sono 250 mA. Vediamo il rumore anche di questo, però probabilmente col carico elettronico il rumore introdotto sarà più alto. Ho collegato all'oscilloscopio, vediamo che a 12 volt senza carico il rumore di commutazione è molto alto. Siamo a posto il cursore sotto 380 mV, qualcosa del genere. Tensione 11,9, accendo il carico elettronico, adesso ho il carico di 240 mA, vediamo che il rumore, il 12 volt rimane, però il rumore è molto alto. Cambio la frequenza di switching e il rumore siamo a 600 mV picco picco, riduco un po' il carico elettronico così siamo a 100 mA, cambia la frequenza dello switching ma l'ampiezza del rumore c'è sempre, quindi bisognerebbe mettere un filtrino in uscita. Vediamo sul lato 5 volt, qui c'è il regolatore lineare, mi aspetto un rumore molto basso, infatti non c'è nulla. Adesso collego anche il carico elettronico sul 5 volt, il 5 volt sotto carico ovviamente non ha nessun rumore, anche se scendo a 20 mV ho praticamente rumore zero perché c'è di mezzo il regolatore lineare, quindi il rumore ce l'abbiamo sul 12 volt. Quindi se usiamo questo alimentatore per prelevare anche il 12 volt sarebbe bene mettere in uscita un'induttazzina e un altro condensatore elettrolitico e magari parallelo anche un ceramico. Comunque molto utile anche questo. Quindi abbiamo detto 250 mA sul 12 volt e 100 mA sul 5 volt. Ovviamente il 5 volt, siccome preleva la stessa tensione del 12, bisogna fare la somma, cioè se preleviamo 100 mA sul 5 volt, sul 12 non possiamo più prelevare 250, ma dobbiamo togliere 100, quindi 150 sul 12 e 100 sul 5 volt. Andiamo adesso a vedere il tester a spina. Ho collegato la spina tester alla scatola cinese che sia sotto al trasformatore di isolamento per farti vedere una cosa. Accendo, si accende il primo LED che questa mi dice open ground e il ground, la terra, è connessa. Questo succede perché siamo sotto il trasformatore di isolamento. Mi misura la tensione, questa qui è la corrente di test 35 mA, che anche se premo non succede niente perché siamo sotto al trasformatore di isolamento. Non ho usato la scatola cinese perché ho visto più comodo usare una prolunga per farti vedere. Ovviamente qui ho messo anche un adattatore sciucco, quindi se è tutto ok le condizioni sono queste: tensione tra neutro e terra deve essere più vicino possibile allo zero, il display qui si illumina di verde, tensione di rete, corrente di test, alla fine lo schiaccerò anche se qui le prese si spegneranno tutte. Ho due LED accesi che indicano che tutto è corretto. Se inverto, quindi giro dall'altra parte, ho la fase neutro invertita, si accendono i LED esterni a indicare che c'è la linea e il neutro invertiti e ho il display acceso
rosso, anche perché in queste condizioni il differenziale potrebbe non intervenire, perché secondo me hanno messo la resistenza tra fase e neutro. Accendo la lampada a batteria così non rimaniamo al buio e provo mettendo il neutro a terra. Non succede nulla perché probabilmente la corrente di dispersione è talmente bassa e non ce la fa a fare scattare il differenziale. Tensione dell'anodo a terra non me la misura perché siamo invertiti. Rimettiamo tutto nel modo corretto e a quel punto qui mi dovrebbe scattare il differenziale qui del laboratorio. Le luci, quella principale dovrebbe rimanere accesa, adesso qui ne ho una a batteria, si dovrebbe spegnere anche lo strumento perché il differenziale scatta. Proviamo. Eccolo qui, è scattato tutto. Adesso vado a riarmare perché qui praticamente siamo al buio. Bello strumento, ottimo per andare a vedere rapidamente lo stato delle prese. Se abbiamo l'asciugo lo usiamo così, se no con una riduzione possiamo far passare tutte le prese della casa e vedere se c'è collegato alla terra. Se tra terra e neutro misuriamo qualcosa non va bene, comunque già con lo stato dei LED possiamo vedere subito se è tutto ok e provare anche i differenziali. Il manuale istruzioni c'è anche in italiano, ma è un po' ridicolo con le traduzioni e anche con i font, non so cosa è successo. C'è comunque quello in inglese fatto bene, dove ci spiega esattamente come funzionano i LED, le specifiche tecniche. Funziona da 90 a 250 volt, 45 a 65 Hz. Tensione di fase, che è la stessa, accuratezza 2%, temperature varie, altitudine meno di 2000 metri, corrente di test di più di 30 mA, GFCI test non so cosa sia. Siamo al termine, scrivimi nei commenti qual è l'oggetto di tutti quelli che hai visto che ti è piaciuto di più e noi ci sentiamo e vediamo nel prossimo video. Ciao!